Benvenuti, nobili viaggiatori nel mare delle emozioni umane, qui nel vostro porto sicuro, Gossip alla turca. Siete pronti a immergervi in una storia dove il confine tra finzione scenica e realtà straziante si è dissolto come nebbia al sole? Oggi non vi raccontiamo semplicemente un pettegolezzo, ma assistiamo a un dramma shakespeariano che si consuma sotto le luci dei riflettori turchi. I protagonisti sono due anime che conosciamo e amiamo profondamente, Sıla Türkoğlu e Ali İbrahim Ceyhan. Le loro strade si sono separate, ma i loro spiriti sembrano ancora impegnati in una danza complessa, fatta di parole non dette e messaggi in codice lanciati nell'etere. Prima di alzare il sipario su questo atto dolente, vi chiediamo di sostenere la nostra ricerca della verità. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se apprezzate la profondità delle nostre narrazioni e, soprattutto, considerate di cliccare sul tasto Unisciti. Diventare membri ufficiali di Gossip alla turca è il gesto supremo per chi vuole andare oltre la superficie e supportare un giornalismo che rispetta il cuore. Tutto ha avuto inizio in una serata che sembrava come tante altre per i telespettatori della nuova serie di Sıla Türkoğlu. Tuttavia, quello che doveva essere un semplice passaggio narrativo si è trasformato in un terremoto emotivo che ha scosso le fondamenta del fandom. In una scena carica di una tensione quasi palpabile, il personaggio di Sıla si è rivolto al suo interlocutore con una ferocia controllata, pronunciando una frase che ha fatto suonare campanelli d'allarme in ogni angolo del web. Non dirmi mai più che l'amore si dimostra in silenzio. Il silenzio distrugge. Non era solo una battuta, era una sentenza. Chi ha seguito la travagliata epopea sentimentale tra Sıla e Ali İbrahim Ceyhan ha sentito un brivido freddo correre lungo la schiena. Immediatamente, la mente collettiva è corsa ai giorni della loro unione, caratterizzati da lunghi periodi di mutismo, da un amore vissuto nell'ombra, da quella discrezione estrema che, alla fine, ha forse soffocato la fiamma invece di proteggerla. Ma c'è un dettaglio che ha trasformato il sospetto in quasi certezza: lo sguardo. Subito dopo aver pronunciato quelle parole lapidarie, Sıla ha fissato la telecamera. Non era lo sguardo del personaggio, era lo sguardo della donna. Intenso, velato di un dolore antico, quasi di sfida. Anfean su Twitter ha colto perfettamente l'essenza del momento scrivendo: quella non era recitazione, era catarsi pura. Sıla sta parlando attraverso la maschera del suo personaggio, e il messaggio ha un solo destinatario. E quel destinatario, secondo la Vox Populi, non può che essere Halil. La rivelazione più sconvolgente, tuttavia, è arrivata da un'indiscrezione che ha del clamoroso. Un ex sceneggiatore della serie, protetto dall'anonimato, ha confessato in un'intervista che quella frase non esisteva nella stesura originale del copione. È stata Sıla stessa, in un momento di ispirazione o forse di necessità interiore, a cambiarla durante l'ultima prova. Nessuno l'ha corretta, ha rivelato la fonte, perché la scena ha guadagnato una potenza inaspettata. Il regista ha deciso di lasciarla così come era stata filmata, cruda e reale. Questo dettaglio getta una luce nuova e struggente sull'accaduto. Non è stato un caso, è stata una scelta consapevole. Sıla ha voluto usare la sua arte per urlare al mondo, e forse a lui, ciò che il suo cuore non poteva più contenere. Dall'altra parte della barricata, la reazione non si è fatta attendere, seppur avvolta nel mistero che contraddistingue Ali İbrahim Ceyhan. Si narra che sul set della sua serie, l'attore sia apparso visibilmente turbato dopo la messa in onda dell'episodio. Alcuni testimoni riportano di averlo visto chiudersi nel suo camerino per ore, trasformando quel piccolo spazio in un santuario di solitudine, lontano dagli sguardi indiscreti. Sebbene una fonte anonima gli attribuisca la frase «non intendo parlare di ciò che non ha nome», il passato è passato, le sue azioni digitali hanno raccontato una storia diversa. In un mondo dove le storie di Instagram durano 24 ore ma gli screenshot durano per sempre, Halil ha pubblicato un'immagine in bianco e nero, accompagnata da una didascalia che risuona come una replica filosofica: non tutto il silenzio è codardia. A volte, è dignità. Cari amici di Gossip alla turca, riflettiamo insieme: dove finisce la codardia e dove inizia la dignità in un addio? È più coraggioso urlare il proprio dolore come ha fatto Sıla o custodirlo nel silenzio come sostiene Halil?
Scriveteci la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di supportare il nostro lavoro cliccando su Unisciti. Il post di Halil è stato cancellato pochi minuti dopo, in un tentativo forse tardivo di arginare la marea, ma il danno era fatto. O meglio, il dialogo a distanza era stato aperto. I fan hanno interpretato questo scambio come la conversazione che non hanno mai avuto faccia a faccia, ma che ora stanno consumando pubblicamente attraverso l'arte e i simboli. E mentre la polemica infuriava, Sla ha rincarato la dose con una storia sul suo profilo personale. Le parole liberano ciò che l'anima non può più trattenere. Un botta e risposta degno dei più grandi poeti maledetti, dove ogni frase è una lama e ogni silenzio uno scudo. Ma la narrazione si arricchisce di un nuovo, struggente capitolo, la musica. Mentre Sla domina lo schermo, Halil sembra aver trovato rifugio nelle note. È stato avvistato all'uscita di uno studio di registrazione, e i rumors parlano di un brano inedito intitolato Dietro il silenzio. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, alcune strofe trapelate grazie a un collaboratore indiscreto hanno fatto venire la pelle d'oca a chiunque le abbia lette. Volevo parlare quando era troppo tardi, volevo restare quando te ne sei andata, e nell'eco dei tuoi passi ho sentito solo il mio silenzio. Se queste parole fossero vere, saremmo di fronte alla risposta artistica definitiva dell'attore. Non una replica stizzita, ma una confessione di rimpianto trasformata in melodia. I social media sono esplosi nuovamente. È possibile che questi due artisti stiano usando un linguaggio segreto, un codice cifrato fatto di scene improvvisate e canzoni inedite per dirsi addio, o forse per dirsi che non è ancora finita? E come in ogni giallo che si rispetti, è emerso un reperto perduto. Una scena eliminata da un episodio precedente della serie di Sla è misteriosamente trapelata su TikTok. Nel video, il personaggio di Sla piange davanti a uno specchio, sussurrando tra i singhiozzi, e se avessimo parlato di più? E se il silenzio fosse stato il nostro errore più grande? Non sappiamo quando sia stata girata, né perché sia stata tagliata, forse era troppo personale. Troppo dolorosa, ma la sua comparsa ora sembra quasi profetica. Nel mezzo di questa tempesta, l'atmosfera sui rispettivi set è descritta come tesa ma professionale. Sla, interrogata da un giornalista coraggioso durante una pausa, ha risposto con un sorriso enigmatico e una voce bassa ma ferma: tutto ciò che dovevo dire è già stato detto. Il resto è interpretazione. Una risposta che non chiude le porte, ma le lascia socchiuse sull'abisso delle speculazioni. Halil, dal canto suo, si prepara per un progetto teatrale che parla, guarda caso, di amore e perdita. Forse non parlerà direttamente, ha detto il suo manager, ma quando lo vedremo sul palco, capiremo molte cose. La domanda che ci poniamo noi di Gossip alla turca, e che vi poniamo a voi, è profonda. Siamo testimoni della fine definitiva o dell'inizio di un nuovo capitolo non detto? Le ferite guariscono davvero con il tempo? O imparano semplicemente a nascondersi dietro la maschera dell'arte? Quello che è certo è che Sla e Halil non sono più solo attori in una serie, sono diventati i protagonisti di un romanzo vivente, scrivendo le pagine della loro storia con inchiostro invisibile, leggibile solo da chi sa guardare col cuore. Siamo giunti al termine di questa analisi intensa e vibrante qui su Gossip alla turca. La storia di Sla Turkoglu e Halil Ibrahim Ceyhan ci ricorda che l'amore, anche quando finisce, lascia un eco che può trasformarsi in arte, in rabbia, o in una canzone struggente. Noi continueremo a decifrare per voi ogni segnale, ogni sguardo, ogni parola non detta. Se questo viaggio emotivo vi ha coinvolto, vi preghiamo di dimostrarcelo con un like e condividendo il video con chi ama le storie vere. Ma soprattutto, vi invitiamo con il cuore in mano a cliccare sul tasto Unisciti. Il vostro supporto come membri del canale è ciò che ci permette di scavare così a fondo, di non accontentarci della superficie, di portarvi la verità dell'anima. Grazie per essere stati con noi. Al prossimo video, dove il gossip diventa storia.